Ciao a tutti e bentornati nel canale L'Uncinetto di Silvana. In questo video vedremo come realizzare una pochette di questo tipo. Molto carina, semplice, tutta costruita su rete canvas. Qui non ho usato l'uncinetto, anche un po' per cambiare e fare dei modelli diversi. Vi faccio vedere anche dentro, non l'ho foderata perché anche sul rovescio è molto rifinita, quindi mi sembrava bella così. Ho utilizzato una fettuccia e poi ho messo, per completare, visto che le faccio sempre un po' tutte con la catena, anche qui è logico, si può mettere. Ho acquistato questo bracciale per poterla portare in questo modo, visto che la misura è contenuta, è capiente sì, però abbastanza contenuta, quindi c'era la possibilità di portarla a mano con questo bracciale. Per cui vi faccio vedere subito l'occorrente. In questo caso l'ho fatta con una fettuccia di colore oro, l'andremo a fare in argento, per cui ci servirà un pannello di rete canvas di questo tipo, di misura lo scacchetto di 0,4 mm, perché ci vuole un pochino più grande, perché andrò a utilizzare una fettuccia, quindi per entrare nel foro adeguata a questo tipo di rete. La fettuccia, userò questa fettuccia in argento che è una licra, vi faccio vedere, poi vi metto in descrizione anche dove l'ho acquistata. È così, però poi voi potete usare una qualsiasi vostra fettuccia. A me piaceva queste in oro e argento per fare qualcosa di diverso. Una chiusura a cartella userò, semplice di queste colle alette, e il bracciale laterale per poterla portare, in questo caso in argento color acciaio, questo. Per cui, detto questo, vi lascio al tutorial. Per prima cosa andiamo a ritagliare la rete e ricaviamo un pannello di centimetri 23 per 47,5. Come scacchi, se utilizzate la mia stessa rete da 0,4 mm, sono 39 scacchetti qui in alto, mentre di qua sono 81, e questo è il primo pezzo. Poi andiamo a ritagliare due laterali uguali che misurano 5 cm,5 per 15 cm. Come scacchetti abbiamo 9 scacchi qui in alto e 25 di altezza, e ne tagliamo 2. Andiamo subito a segnare la rete, perché questo ci servirà. Io ho messo i marcapunti, mettete un filo, quello che volete, una spilla, perché questo ci servirà per andarla a cucire, a montare correttamente. Per cui prendiamo, partite da un lato e andiamo a misurare la stessa altezza del laterale, cioè 15 cm, e nello scacco del 15 cm vado a mettere un marcapunti,
Proseguo nello scacco successivo e vado a segnare 5 cm,5 e segno questo scacco. Questo è il nostro fondo ed è questa misura qui del laterale, dove andrà applicato il laterale, e ripetiamo da quest'altra parte sempre i 15 cm, che è l'altezza del nostro laterale, e qui segniamo. Quello che avanza della rete sarà la nostra patella e quindi l'andremo a chiudere così. Fatto all'inizio non c'è bisogno di, potete farlo anche dopo, però una volta che è tutta lavorata con la fettuccia ci perdiamo un po' come misure, e quindi io lo faccio subito. A questo punto iniziamo a lavorare. Infilo il filo molto lungo per poter riuscire a fare un'intera riga fino in fondo, perché almeno così faccio meno fermate, meno nodi e non sono costretta a fermare il filo in continuazione. Quindi partiamo con un ago o, come nel mio caso, con un tirafettuccia. Inizio. Qui abbiamo il primo scacco, non inizio da qui ma da quello sotto. Scendo, tiro su il mio filato che è lunghissimo, lasciando questo pezzo dietro, me lo tengo perché poi lo andrò a ricoprire con il lavoro, per cui sarà già fermato. Quindi siamo al secondo scacchetto, vado non nella riga sopra, però non qui, ma questo a fianco, sempre il secondo in basso la partenza e il secondo in alto, e inizio. Scendo di uno scacco sotto perché ci dobbiamo allargare con il lavoro, tiro il mio filo, avanzo di uno scacco sopra, scendo ancora di uno scacco sotto perché voglio una riga abbastanza larga, avanzo, vado in avanti di uno scacco nella riga sopra, conto 1 2 3 4, scendo ancora di uno perché la mia riga andrà ad impegnare 5 scacchetti e tutte saranno di 5 scacchetti di larghezza. Proseguo uno in avanti, a questo punto non scendiamo più perché come altezza mi basta, quindi non faccio altro che andare solo in avanti anche sotto. Quindi vado nello scacco a fianco e vado in avanti di uno scacco sopra, avanzo di uno scacco sotto, vado in avanti di uno scacco sopra, e il punto adesso non cambia mai fino alla fine
del pannello della rete, quindi vado avanti di uno sotto, vado avanti di uno sopra. Questa è una borsa facilissima, anche chi non ha mai fatto niente col l'ago riesce a farla. Tirate bene il lavoro, se no vi rimane il punto lento. E intanto vedete che sto anche ricoprendo e inglobando il filo che ho dietro. Avanzo di uno, vado avanti di uno in alto, vado avanti di uno, vado avanti di uno, se vi si gira il filato perché ha un suo rovescio, cercate di posizionarla nel modo più o meno nel suo diritto, come nel mio caso dove ha più argento, perché poi se vi si apre ha anche un rovescio. Vado avanti, e proseguiamo così fino ad arrivare in fondo alla riga. Sto arrivando in fondo, continuo ad andare uno scacchetto in avanti, e questo è l'ultimo scacco. A questo punto qua abbiamo finito gli scacchetti, ma dobbiamo chiudere questa parte, quindi sotto proseguo sempre e avanzo di uno scacco in avanti, sopra inizio a scendere di uno scacchetto, uno scacchetto in avanti, scendo di uno sopra, uno scacchetto in avanti e scendo di uno sopra, e così abbiamo chiuso tutta la riga. Volto il lavoro, ogni riga stacco il filo, anche perché sarebbe improponibile prenderlo lunghissimo per fare 2 righe, entro sotto il lavoro, e vado a nascondere il mio filo. Risistemate una volta passate col filo, lo passo anche per un po', così sono più sicura. Poi ho infilato una fettuccia che non scivola, anzi, per cui non vi esce fuori sicuramente il filo, potete stare tranquille. Nascosto dietro, taglio, vedete che anche nel rovescio non vediamo assolutamente niente. Ed eccoci qua, ripartiamo con la seconda riga. Come avete visto, allora sto lavorando in pratica
vi faccio vedere quest'altra a spina di pesce, quindi il verso cambia perché viene più bella, altrimenti sembra un lavoro tutto diritto. Quindi quando ci fermiamo di qua con il lavoro, interrompiamo il filo qui, nella riga sotto dovremo iniziare sempre nel punto dove abbiamo finito, quindi ripartiremo da qua. Riprendo il filo, sempre bello lungo, e riparto per la seconda riga e riprendo questo è lo scacchetto della riga lavorata, scendo uno sotto, lascio sempre il mio pezzettino dietro e me lo tengo e vado nella riga sopra. Una riga ce l'hanno i due motivi, ce l'hanno in comune, quindi ritorno qui dove abbiamo fatto l'ultimo punto. Qui mi si vede un po' di rovescio e quindi prima di stringere vado a sistemare, scendo di uno scacchetto e vado in avanti di uno, poi non vi potete sbagliare perché vado a riprendere, a ricongiungermi con gli stessi punti della riga precedente. Scendo ancora di uno fino ad impegnare 5 righe, avanzo di uno scacchetto, scendo di uno e ho lavorato, considerando anche la riga in comune, 1 2 3 4 5, quindi questa è l'ultima. A questo punto non scendo più e inizio ad andare in avanti, quindi avanzo di uno scacco sotto, avanzo, vado in avanti di uno scacco sopra, in avanti di uno scacco, in avanti anche nella riga sopra e facciamo quello che abbiamo fatto prima tornando indietro. Anche qui mi ha dato un pochino di rovescio, lo riaggiusto. Attenzione qui a non perdervi gli scacchi perché la fettuccia è bella larga e quindi ce li va a coprire, però è questo lo scacco. Fateli tutti perché altrimenti alla fine vi fa un buco. Quindi vado in avanti di uno e vado in avanti di uno scacchetto anche sopra. Tirate sempre molto bene
non si devono formare delle asole lente. E vado avanti così fino in fondo. Arrivati in fondo facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto dall'altra parte. Finisco gli scacchetti sopra, continuo ad avanzare sotto, scendo di uno scacco sopra, avanzo sotto, scendo sopra, avanzo sotto e scendo dell'ultimo sopra, e abbiamo chiuso la seconda riga. Mi porto dietro al lavoro e chiudo anche questo filo. Tiro bene. Abbiamo terminato la riga a questa parte. Nello stesso lato ripartiamo per la riga sotto. Riprendo il filo, facciamo allo stesso identico modo. Questa è la riga che abbiamo lavorato, scendo di uno sotto, e ricominciamo. Lascio il mio filo dietro e vado nel secondo della riga sopra. Scendo di uno sotto, vado avanti di uno, scendo di uno, vado avanti di uno, scendo di uno, e abbiamo lavorato 1 2 3 4 5, quindi non scendo più ma inizio ad avanzare in avanti. Vado avanti di uno, e così fino in fondo. Andiamo, anche perché continuo da sola, perché poi tanto fino in fondo il lavoro è sempre uguale, non ci sono cambiamenti, quindi proseguite fino qua.
riprendete, fermate il filo, riprendete la riga sotto sempre su questo lato e tornate oltre, e faremo così. Andiamo a riempire così tutto il pannello della rete. Completato il pannello, andiamo a rivestire i laterali. Io già uno l'ho fatto e lo facciamo sempre allo stesso modo. Quindi partiamo, il lavoro è sempre lo stesso, quindi non cambia niente, però ve lo faccio vedere per la prima riga. Entro nella seconda riga, nel primo scacco, tengo sempre un pochino di filo dietro e vado in alto nel secondo, scendo di 1, in alto vado avanti di uno scacco, scendo di 1, avanzo di 1 sopra, e vado ad impegnare sempre 5 scacchi, 1 2 3 4 5. E vado avanti di 1 sia sopra che sotto. Completata la riga, passo sotto perché qui ancora ho un po' di filo, non vado a chiudere ogni riga ma salto questa che è la mia ultima di lavorazione, vado sotto e mi vado ad unire nella riga sopra ai punti precedenti, scendo di 1 e mi unisco al punto sopra, scendo e vado avanti di 1 sopra, uno, 2, 3, 4, scendo e vado avanti sopra. Ho impegnato i miei 5 scacchetti, quindi procedo solo in avanti, non scendo più.
inizio a scendere per chiudere l'ultimo spazio. Scendo di uno sotto e ricomincio andandomi a unire ai punti precedenti. Continuiamo così a ricoprire tutto il laterale. Iniziamo a questo punto a cucire i laterali. Qui abbiamo il nostro marcapunti, è dove deve finire il laterale, anche se il numero di scacchetti corrisponde, quindi non vi potete sbagliare, però per sicurezza io li ho messi. Quindi parto, ho già fermato il filo sotto, appoggio il mio laterale e scacco per scacco andiamo a cucire, semplicemente passando dentro, e questo tipo di punto ci va anche a coprire la rete di plastica. Vedete come si copre tutto? Arriviamo fino al marcapunti. Arrivati al marcapunti lo tolgo perché tanto ci sono come misura, è perfetto. Vado a smussare questo ultimo angolo del laterale, togliendo proprio un pezzettino che alle volte quando andiamo a cucire, ecco qua, ci spunta sempre da qualche parte quell'angolino, quindi io lo tolgo e continuo la mia cucitura. Qui potete passare anche magari più di una volta. E ricomincio a girare. Se vedete che non vi copre girando, passateci 2 volte proprio nell'angolo.
vado a tagliare l'angolino anche da questa parte e continuo la mia cucitura fino a cucirlo tutto. Ultima cosa, una volta cuciti i laterali, andiamo a rifinire tutta la parte di rete che c'è rimasta scoperta, quindi tutto qui intorno. Passando semplicemente dentro e andiamo a rivestire. Scacco per scacco. E continuo così a ricoprire tutta la rete che è rimasta scoperta. Andiamo a montare la chiusura cartella, dividiamo e prendiamo la misura della patella e troviamo il centro. La mia esempio è 23 centimetri e mezzo, quindi a 11,6 millimetri circa ho messo uno spillo, quindi qui andiamo ad inserire la nostra chiusura. La centriamo, eventualmente anche rimisurate quando siete in questa posizione, e ci siamo. E andiamo ad inserire le viti. Preso un cacciavite troppo grosso, adesso ne cerco un altro per avvitare, quindi andiamo a bloccare la nostra chiusura, stringiamo bene e prendiamo la misura della parte sotto. Io qui ho calcolato 4 motivi, guardate di qua, 1 2 3 4, quindi qui dobbiamo iniziare ad inserire la chiusura e ricaviamo sempre il centro, che è quello sopra, abbiamo detto 11,6 millimetri circa. Io intanto ho messo uno spillo, questa ha le alette, quindi non faccio altro che andarla ad inserire. Faccio una prova,
anche perché quando la inserite vi si sposta un pochino, quindi è sempre bene controllare. Andiamo sul rovescio del lavoro e infiliamo la sua placchetta. E andiamo a stringere così le alette. Adesso se metto la mano non si vede, vado a stringerle sulla placchetta. Montiamo il bracciale laterale, qui destra sinistra decidete voi, a seconda di come portate meglio la borsa. Io lo vado a centrare a occhio, rimango a filo qui, cerco di spostare se dà fastidio, ecco, per far entrare. Ed eccolo qua, anche questo ha la sua placchetta. Infilo le alette e schiaccio. Ed ecco qua la borsa finita. Come avete visto è molto semplice, è anche veloce, non vi potete sbagliare con le misure. Io spero che vi piaccia questo tutorial, vi abbraccio e vi do appuntamento alla prossima volta.